Guardate che meraviglia! Belli, eh? Questi sono i cimaroli, ovvero i carciofi romaneschi. Rispetto agli altri che potete trovare al mercato, hanno una caratteristica leggermente diversa, ovvero sono più arrotondati. Poi ci sono anche le mammole, che sono un altro tipo di carciofo ed è ancora più rotondo. Noi oggi con questi meravigliosi carciofi faremo i carciofi alla romana. Adesso la prima cosa che vedremo è come pulire il carciofo. Ci vediamo dopo. Ah, una cosa importantissima, per tutti quelli che ancora non lo hanno fatto, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella lì sotto così non perdete i miei prossimi video. Allora, intanto per la pulizia dei carciofi abbiamo bisogno di una ciotola abbastanza grande, ampia, la riempiremo d'acqua fredda e metteremo mezzo limone spremuto. Questo perché? Per evitare, una volta puliti, o come si dice a Roma, capati, i carciofi non diventino neri. Il fatto che diventino neri e il fatto che io porti anche dei guanti è che avendo un'alta concentrazione di ferro sporcano le mani e comunque s'anneriscono molto facilmente. Con l'altro mezzo limone invece, una volta puliti i carciofi, lo passeremo all'interno del ciuffo, chiamiamolo così, sul gambo e poi li metteremo in acqua. Adesso vediamo come si fa. Ok, cominciamo a togliere chiaramente le foglie che non servono a nulla. Tagliamo il gambo, come vedete è molto largo. Noi lo taglieremo fino a questa parte. Ecco, più o meno la dimensione del gambo deve essere questa. Poi andremo a raschiare con il coltello, senza incidere troppo, soltanto togliendo la parte esterna, il gambo stesso. Ecco fatto. Adesso ci occuperemo delle foglie. Cominceremo chiaramente a togliere quelle più esterne. Come si fa a capire quali sono le foglie più dure da togliere? Quando vedremo che la parte gialla delle foglie più interne comincerà ad avere lo spessore del dito, ecco, di questo mignolo, allora sta a significare che le foglie sono quelle più tenere. Vedete, stanno cominciando a diventare sempre più gialle. Ora, prima di procedere ancora alla sfogliatura, andiamo a togliere la parte sopra. Una cosa importante, non tagliate di netto così, si fa così, si parte da sotto facendo una spirale, fino arrivando sopra. Incidete qua sotto e cominciate a tagliare così. Togliete la parte bassa. Mettete a nudo quello che viene chiamato il fondello, che sarebbe questo. Con il coltello aprite la parte centrale e nel caso togliete quello che viene chiamata la peluria o la spazzola, quella parte più dura che è la parte centrale, ma se sono freschi e se sono buoni veramente, generalmente non l'hanno mai. Una volta pulito il carciofo, lo passate con l'altro mezzo limone sopra, in modo tale che così non si annerisca. E lo mettete in acqua. E così procediamo per tutti gli altri carciofi. E ora sono pronti i carciofi per poterli cucinare. Per riempire i nostri carciofi avremo bisogno di un po' di prezzemolo, della mentuccia e dell'aglio. Ora spiego una cosa, per quello che riguarda l'aglio io lo metterò a pezzi abbastanza grandi. Perché? Perché poi quando andremo a mangiarli lo toglieremo, avrà lasciato soltanto il profumo senza che poi rimanga in bocca. Per quello che riguarda invece la mentuccia e il prezzemolo li triterò insieme, anzi per essere precisi il prezzemolo va tritato mentre invece va tagliuzzato la menta, altrimenti poi diventa amara.
A Roma ci sono diverse scuole di pensiero, c'è chi ci mette solo il prezzemolo, chi ci mette solo la menta ed esclusivamente quella, oppure tutte e due. Io farò tutte e due, avrò un profumo maggiore e più intenso, secondo il mio gusto. Ecco qui, come vedete ho tritato e tagliuzzato la menta e il prezzemolo che ho messo insieme e di 3 spicchi d'aglio ne ho fatti 6 pezzi, in modo tale che andranno uno per ogni carciofo. Togliamo i carciofi dall'acqua acidulata con il limone, cerchiamo di allargarli piano piano e mettiamoli a testa in giù, in modo tale da farli scolare. Prendiamo i nostri carciofi, mettiamo un pochino del trito dentro, un pezzo d'aglio che poi dopo andremo a togliere. Poi io ho preparato già qui un po' di sale di pepe messi già insieme, in modo tale da non dover fare più di una volta l'operazione, e siamo pronti con il primo carciofo. Proseguiamo così con tutti gli altri. Prendiamo una pentola capiente, ma non troppo, perché i carciofi dovranno restare dentro ben stretti, in modo tale che non si spostino e quindi non si girino. Vediamo come. Ora cominciamo a preparare i carciofi per la cottura. Allora, una cosa molto importante: nel fondo della pentola ci va ben mezzo bicchiere di olio extravergine d'oliva. Questo perché li deve condire bene completamente e si deve sentire, anche perché poi alla fine rimarrà il suo sughetto, che è strepitoso. Ora cominciamo a mettere i carciofi. Allora, vanno messi in questa maniera. Calcolando l'altezza della pentola, noi taglieremo il gambo a questa altezza, lasciando 1 centimetro. Li teniamo da parte questi, non vanno buttati. Ora mettete i gambi nelle zone che sono rimaste vuote. Ecco fatto, cercando un po' di incastrarli in questa maniera. Adesso mettiamo un pochino di sale sopra e il pepe. Mettiamo 2 spicchi d'aglio per aromatizzare anche l'olio. Ora mettiamoli sul fuoco e li facciamo soffriggere per bene, per qualche minuto. Poi nel frattempo, adesso che si stanno soffriggendo, se avete altra mentuccia, mettetela, perché il profumo si deve sentire, Poi se non ci avete la mentuccia mettete il prezzemolo e va bene. Ecco qua. Nel momento in cui cominciano a soffriggere mettiamo anche l'acqua calda e le andiamo a coprire fino alla base del carciofo. E ora il classico rimedio delle mamme: prendete della carta del pane, se non ce l'avete potete prendere la carta paglia oppure la carta da forno bagnata e la mettete sopra, coprendo per bene i carciofi. Ecco qua. E adesso lasciamo cuocere per almeno 20 minuti. Bene, sono passati i 20 minuti, adesso andiamo a controllare se sono cotti i carciofi. Per farlo togliamo, ecco, la carta del pane. Per farlo basta uno stecchino o una forchetta e guardate la base se entra bene. Sì, sono morbidissimi. Guardate. Che meraviglia. Questo è un piatto da re. Guardate che meraviglia. È veramente uno spettacolo. Sono morbidissimi, si sono belli insaporiti. Guardate anche i gambi, guardate quanto sono morbidi. Questi sono gustosissimi, veramente. Come dicevo prima, questo è veramente un piatto da re. Vorrei intanto fare una precisazione: questo piatto lo potete fare con qualsiasi tipo di carciofo, non è perché se il carciofo alla romana va fatto solo con i carciofi romaneschi, chiaramente, quindi se prendete quello, non so, pugliese piuttosto che toscano, piuttosto che ligure, piuttosto che sardo, vanno benissimo uguale.
Per quanto riguarda tutto il resto, diciamo che la ricetta è abbastanza facile da fare e molto semplice. L'accortezza era quella di coprire, come si faceva una volta, con la carta del pane, ma se non l'avete, come ho già detto nel video, va benissimo o la carta paglia, quella che si utilizza per i fritti, oppure la carta da forno, mi raccomando, ben umida, in modo tale che mantiene l'umidità sopra e cuoce perfettamente sia la parte sotto, dove ci sta chiaramente l'acqua e l'olio, e la parte sopra con il vapore. E come avete visto sono venuti perfetti. Vi posso assicurare che questo è un piatto che comunque lo facciate, dovunque lo facciate, avrà un grandissimo successo. Io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia fino a questo momento e ci vediamo alla prossima ricetta. Buona giornata a tutti!